Nell'episodio precedente abbiamo raccontato come Paolo Di Lauro ha costruito l'impero criminale più potente della Campania, come ha trasformato il traffico di droga in un'industria multinazionale, con rotte che collegavano la Colombia al porto di Napoli e dal porto ai vicoli di Scampia, come è diventato invisibile, un fantasma che comandava tutto senza mai farsi vedere, senza mai farsi fotografare, senza mai alzare la voce. E abbiamo raccontato come suo figlio Cosimo, il designer Don, ha ereditato quell'impero nel momento sbagliato, come ha tentato di modernizzarlo con una riforma che tagliava i guadagni dei veterani, come ha trasformato i boss delle piazze da imprenditori autonomi a dipendenti stipendiati, come quella decisione, logica sulla carta, ha acceso una miccia che nessuno poteva più spegnere. Il 28 ottobre 2004, pomeriggio, in via Cupa dell'Arco a Secondigliano, Fulvio Montanino e Claudio Salierno sono stati crivellati di colpi mentre aspettavano a un semaforo. 2 sicari su una motocicletta, una raffica di proiettili calibro 9. 2 vite cancellate in pochi secondi. Montanino aveva 30 anni ed era il braccio destro di Cosimo, il suo consigliere più fidato. Salierno era suo zio. Quello che segue è la guerra. Il 28 ottobre 2004, quel semaforo di via Cupa dell'Arco si è tinto di rosso. Ma il rosso non si è fermato lì. Nei mesi che seguono, 70 persone perderanno la vita, una ogni 5 giorni circa. Alcune di loro erano criminali che avevano scelto quella vita, altre no. Alcune sapevano cosa stava per succedere, altre stavano semplicemente vivendo la loro esistenza ordinaria in un quartiere che stava per trasformarsi in un campo di battaglia. Una ragazza di 21 anni sarà torturata per ore e poi data alle fiamme perché si è rifiutata di tradire qualcuno che non vedeva più da mesi. Il suo nome era Gelsomina Verde, e la sua morte segnerà il punto di non ritorno di questa guerra. Un ragazzo disabile di 25 anni sarà ucciso in una sala giochi perché era nel posto sbagliato al momento sbagliato. E poi i giornali lo chiameranno narcotrafficante per 12 anni, prima che qualcuno si prenda la briga di restituirgli la dignità che meritava. Centinaia di bambini, alcuni con appena 12 anni, saranno reclutati come soldati, vedette, corrieri. Li chiamano muschilli, moscerini in napoletano. Secondo le stime della DIA, un esercito invisibile di ragazzini sacrificabili, piccoli, insignificanti, sacrificabili. Alcuni di loro non vedranno mai il loro 16° compleanno. Interi quartieri si trasformeranno in zone di guerra. Famiglie evacueranno le loro case nel cuore della notte, portando via solo quello che potevano portare sulle spalle. Scuole chiuderanno i cancelli, negozi abbasseranno le saracinesche e non le alzeranno più. Strade che una volta erano piene di vita diventeranno corridoi di silenzio e paura. Il territorio che Paolo Di Lauro aveva costruito in 20 anni di paziente lavoro invisibile si frantumerà in decine di schegge impazzite. Un impero che, secondo le stime della DIA, controllava il 70% del mercato della droga di Napoli Nord. Decine di gruppi criminali diversi, ognuno in guerra con gli altri, ognuno pronto a uccidere per un angolo di strada. E tutto questo perché un figlio ha provato a cambiare le regole di un gioco che suo padre aveva costruito per non essere mai cambiato. Perché un trentenne cresciuto nel lusso ha pensato di saperne di più dei veterani che avevano fatto la gavetta sulla strada. Perché l'arroganza di una generazione ha incontrato la rabbia di un'altra. Benvenuti nella guerra totale. Quella che state per ascoltare non è una ricostruzione romanzata. Ogni nome, ogni data, ogni morte è documentata in sentenze passate in giudicato, relazioni della DIA, verbali di collaboratori di giustizia. Io sono Alex Neri e questo è Anime Oscure. Il 2 novembre 2004, 5 giorni dopo l'omicidio Montanino Salierno, la risposta arriva.
Secondigliano, un parcheggio come tanti. Auto parcheggiate in doppia fila, motorini appoggiati ai muri. La vita quotidiana di un quartiere che non sa ancora di essere sull'orlo dell'abisso. Massimo Galdiero cammina verso la sua macchina. Ha 33 anni. Non è un boss, non è nemmeno un affiliato di primo piano, ma ha un cognome sbagliato. Suo fratello Gennaro è considerato vicino agli scissionisti di Raffaele Amato e nella logica della guerra che sta per esplodere, la colpa di un fratello ricade sull'altro. I killer arrivano su 2 scooter. Aprono il fuoco senza preavviso. Massimo Galdiero cade a terra, morto, prima ancora di capire cosa stava succedendo. Il vero obiettivo era suo fratello Gennaro. I killer hanno sbagliato bersaglio. O forse no. Forse il messaggio era proprio quello. Colpire la famiglia. Colpire chiunque porti quel cognome. Far capire a tutti che in questa guerra nessuno è al sicuro. Nemmeno chi non c'entra niente. È il primo sangue della ritorsione, il primo morto dopo Montanino e Salierno, ma non sarà l'ultimo, non sarà nemmeno il 10º. 4 giorni dopo, 6 novembre 2004, Scampia, il complesso dei 7 palazzi. Se non siete mai stati ai 7 palazzi, è difficile spiegare cosa significhi vivere lì. Sono enormi blocchi di cemento costruiti negli anni 70 e 80, per ospitare le famiglie sfollate dal terremoto del 62. Dovevano essere temporanei, sono diventati permanenti. Dovevano essere una soluzione, sono diventati un problema. Corridoi infiniti, scale che puzzano di urina, ascensori che non funzionano da decenni, appartamenti sovraffollati, famiglie che vivono in 60 metri quadrati in 6, 8, 10 persone. E ovunque la presenza invisibile ma onnipresente del clan. Le vedette agli angoli, i corrieri che passano, gli spacciatori che servono i clienti alla luce del sole, perché qui lo Stato non arriva e se arriva non resta. In uno dei locali al piano terra dei 7 palazzi quel pomeriggio di novembre c'è una sala giochi, flipper, biliardino, videogiochi, un posto dove i ragazzi del quartiere vengono a passare il tempo, un posto come tanti. Antonio Landieri ha 25 anni. È nato il 26 giugno del 1979, qui, in questo quartiere che il mondo intero imparerà a conoscere come l'inferno di Napoli. A causa di complicazioni del parto soffriva di paralisi infantile con gravi difficoltà motorie, più vulnerabile in un mondo che non perdona la vulnerabilità. Antonio non capisce cosa sta succedendo nel suo quartiere, non capisce che è in corso una guerra, non capisce che i clan si stanno massacrando a vicenda. Per lui quel pomeriggio è un pomeriggio come tanti. È nella sala giochi con i suoi amici, sta giocando a biliardino, ride, si diverte, è felice, per quanto può esserlo un ragazzo che la vita non ha trattato con gentilezza. Poi arrivano i killer. 2 uomini armati su uno scooter, caschi integrali, pistole automatiche. Il loro vero obiettivo è un affiliato del clan che si trova nel locale. Lo hanno seguito, sanno che è lì. Entrano, sparano, una raffica di colpi che squarcia l'aria del pomeriggio. Nella sala scoppia il panico. La gente si butta a terra, la gente scappa, la gente urla. Tutti cercano di mettersi in salvo come possono. Ma Antonio non può correre, non può buttarsi a terra abbastanza velocemente, non può fare quello che il suo corpo non gli permette di fare. Resta lì, immobile, mentre i proiettili volano. 2 lo colpiscono alla schiena. Lo portano d'urgenza al Cardarelli, il grande ospedale di Napoli. I medici fanno quello che possono, ma è troppo tardi. Antonio Landieri muore poche ore dopo il suo arrivo. 25 anni, disabile, innocente. E qui inizia la seconda morte di Antonio Landieri, quella che fa ancora più male. I giornali del giorno dopo non raccontano la storia di un ragazzo innocente ucciso dalla camorra. Non raccontano la storia di una vittima collaterale, di un essere umano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Raccontano un'altra storia. Una storia inventata. Una storia comoda. Scrivono che Antonio Landieri era un narcotrafficante internazionale. Scrivono che era coinvolto negli affari del clan. Scrivono che, in fondo, se l'era cercata. Se sei morto a Scampia, deve essere perché te lo meritavi.
È più facile pensarla così. È più facile credere che le vittime siano colpevoli, perché se le vittime sono colpevoli, allora la loro morte non ci riguarda. Possiamo voltarci dall'altra parte e continuare con le nostre vite. Ma è una bugia crudele, scritta da chi non si è preso la briga di verificare. Una bugia che trasforma la vittima in colpevole, che aggiunge dolore al dolore, che costringe una famiglia già distrutta a combattere per 12 anni per restituire dignità al proprio figlio. 12 anni. Pensateci. 12 anni a dire mio figlio non era un criminale. 12 anni a portare documenti, testimonianze, prove. 12 anni a bussare alle porte di tribunali, giornali, istituzioni. 12 anni a chiedere giustizia per qualcuno che la meritava fin dal primo giorno. Il 27 gennaio 2015 Antonio Landieri viene finalmente riconosciuto ufficialmente come vittima innocente della criminalità organizzata. 12 anni dopo la sua morte. La sua famiglia può finalmente smettere di combattere. Può finalmente iniziare a elaborare il lutto. Può finalmente piangere, senza doversi anche difendere. Per il suo omicidio, 3 uomini sono stati condannati all'ergastolo. Giovanni Esposito, Ciro Cagliazza e Davide Francescone. Loro hanno sparato. Loro hanno premuto il grilletto. Ma chi ha dato l'ordine? I tribunali hanno cercato di rispondere a questa domanda. Cesare Pagano, uno dei capi degli scissionisti, è stato condannato in primo grado come mandante dell'omicidio, poi assolto in appello. Le testimonianze dei collaboratori di giustizia si contraddicevano. La catena di comando non era chiara. La verità giudiziaria si è fermata lì. Chi ha ordinato la morte di Antonio Landieri resta ufficialmente un mistero. Diversi morti in 18 giorni, e questo è solo l'inizio. Questo è solo il riscaldamento prima della partita vera. Quello che sta per succedere farà sembrare novembre un mese tranquillo. Gelsomina Verde ha 21 anni. È nata e cresciuta a Secondigliano, in una famiglia normale, non ricca, non povera. Una famiglia come tante, in un quartiere dove la normalità è già un privilegio. Ha un viso gentile, occhi scuri che sembrano sempre un po' tristi, capelli neri che porta lunghi sulle spalle. Ha fatto le scuole dell'obbligo, ha cercato lavoro, ha vissuto la vita che vivono migliaia di ragazze della sua età in quella parte di Napoli. E ha fatto l'errore di innamorarsi della persona sbagliata. Il suo ex fidanzato era un ragazzo legato al clan, non un boss, non un killer, uno dei tanti giovani che a Secondigliano finiscono nel giro senza nemmeno rendersene conto. La relazione è finita da mesi quando scoppia la guerra. Gelsomina non lo vede più, non lo sente più. Ha voltato pagina, ha provato ad andare avanti. Ma nella guerra che sta per esplodere, il passato non si cancella. Il passato è una colpa. Sei stata con qualcuno che sta dall'altra parte, allora sai dove si nasconde, allora puoi parlare, allora sei un bersaglio. Gelsomina non c'entra niente con quello che sta succedendo, non è affiliata a nessuno, non ha mai voluto esserlo, non sa niente dei movimenti del suo ex, non sa dove si nasconde, non sa con chi parla, non sa niente. Ma qualcuno crede il contrario, qualcuno crede che lei sappia, qualcuno decide che deve parlare. Domenica sera, 21 novembre 2004, Secondigliano. Gelsomina esce di casa. Forse va a trovare un'amica, forse va a fare una passeggiata, forse semplicemente ha bisogno di prendere aria. Non lo sapremo mai, perché Gelsomina non tornerà mai a casa. Uomini armati la prelevano dalla strada, la caricano su un'auto, la portano via. Quello che succede nelle ore successive è documentato nell'autopsia forense depositata agli atti del processo. È uno dei documenti più difficili da leggere nella storia giudiziaria della camorra napoletana. Un documento che descrive, con la freddezza clinica del linguaggio medico-legale, ore di sofferenza indicibile. Gelsomina viene torturata, per ore, per farla parlare, per farle rivelare dove si nasconde il suo ex fidanzato. Un'informazione che non ha, una risposta che non può dare, ma i suoi aguzzini non le credono. O forse non gli importa. Forse la tortura non è un mezzo per ottenere informazioni. Forse la tortura è il messaggio stesso. Gelsomina resiste, non parla, non può parlare di qualcosa che non conosce.
Ogni volta che dice non lo so, la puniscono. Ogni volta che dice non lo vedo da mesi, la puniscono ancora. Ma lei non cede, non inventa, non dà loro quello che vogliono sentire solo per far smettere il dolore. Continua a dire la verità. E la verità non basta. Quando i suoi aguzzini capiscono che non otterranno niente, decidono di mandare un messaggio al quartiere, un messaggio a chiunque pensi di proteggere qualcuno, un messaggio scritto con il fuoco. Nella notte tra il 21 e il 22 novembre, un'auto viene ritrovata in fiamme in via Labriola, alla periferia di Secondigliano. Dentro c'è un corpo, carbonizzato, irriconoscibile, ustioni sul 90% della superficie corporea. Identificazione possibile solo attraverso l'arcata dentaria e alcuni oggetti personali miracolosamente sopravvissuti alle fiamme. È Gelsomina Verde, 21 anni, innocente, bruciata dopo essere stata barbaramente uccisa. La morte di Gelsomina Verde segna un punto di non ritorno in questa guerra. Fino a quel momento, la faida aveva colpito soprattutto chi era dentro il sistema, camorristi contro camorristi, affiliati contro affiliati, uomini che avevano scelto quella vita, che sapevano i rischi, che accettavano le conseguenze. Con Gelsomina qualcosa cambia per sempre. Ogni limite morale viene cancellato, ogni regola non scritta viene violata. La guerra smette di avere confini. Se possono farlo a lei, possono farlo a chiunque. Se possono bruciare viva una ragazza innocente di 21 anni, non c'è più niente che non possono fare. E tutti a Secondigliano lo capiscono. E tutti hanno paura. I responsabili materiali dell'omicidio sono stati processati e condannati. Ugo De Lucia, identificato come l'esecutore principale, sta scontando l'ergastolo. Nel dicembre 2010 la Cassazione ha annullato la sentenza che condannava Cosimo Di Lauro come mandante dell'omicidio per insufficienza di prove sulla responsabilità decisionale, sebbene l'accusa rimanga che il clima di terrore da lui instaurato abbia creato le condizioni per il crimine. Ma la storia di Gelsomina non finisce con le sentenze. La sua storia continua nella memoria di chi la conosceva, nel dolore della sua famiglia che non si è mai rassegnata, nel parco di Secondigliano che oggi porta il suo nome, dove i bambini giocano senza sapere perché quel parco si chiama così. Nelle scuole, dove gli insegnanti raccontano la sua storia per far capire ai ragazzi cosa significa essere vittime innocenti della camorra. Gelsomina Verde non è morta invano. È morta per aver avuto il coraggio di non tradire qualcuno che nemmeno meritava quella lealtà. Che è morta per non aver ceduto, per non essersi piegata, per non aver perso la sua umanità, nemmeno di fronte all'orrore. E questo, in un mondo dove l'orrore sembra sempre vincere, è l'unico tipo di vittoria possibile. Mentre il sangue scorre nelle strade, mentre i boss si massacrano a vicenda, mentre le famiglie piangono i loro morti, un altro crimine si consuma nel silenzio. Un crimine che non lascia cadaveri nelle cronache dei giornali, un crimine che non appare nei notiziari del telegiornale, ma che distrugge vite con la stessa efficacia di un proiettile. Moschilli, in napoletano significa moscerini, insetti piccoli, fastidiosi, quasi invisibili. È il nome che la camorra dà ai bambini che recluta. Ragazzini tra i 12 e i 15 anni, troppo giovani per guidare una macchina, troppo giovani per votare, troppo giovani per entrare in un bar da soli a bere una birra, ma abbastanza grandi per trasportare pacchetti di cocaina da un palazzo all'altro, abbastanza grandi per fare le veddette agli angoli delle strade e fischiare quando arriva la polizia, abbastanza grandi per portare messaggi ai boss che non possono usare il telefono, abbastanza grandi per morire. Durante la faida di Secondigliano, secondo le stime della Direzione Investigativa Antimafia, centinaia di bambini vengono reclutati dai clan in guerra. Centinaia. È un numero che vale la pena di ripetere. Centinaia di bambini. Più degli studenti di una scuola media, più dei ragazzi che giocano in tutti i campetti di calcio di un quartiere. Centinaia di vite rubate prima ancora di cominciare. Il sistema di reclutamento funziona così. Un ragazzino cresce a Scampia o a Secondigliano. Suo padre forse è in carcere,
condannato per qualche reato legato alle droghe. Forse è disoccupato, uno dei tanti che il sistema ha espulso e dimenticato. Forse semplicemente non c'è, sparito, chissà dove, chissà quando. Sua madre lavora 12 ore al giorno in qualche casa del centro, a pulire i bagni e stirare le camicie dei signori, per portare a casa 300 euro al mese che non bastano mai. La scuola è un edificio fatiscente, dove il soffitto perde acqua quando piove e gli insegnanti cambiano ogni anno, perché nessuno vuole venire a lavorare qui. I compagni di classe parlano di videogiochi, scarpe firmate, motorini, tutte cose che lui non può permettersi. Il futuro è una parola che a Scampia non significa niente. Il futuro è domani, e domani è uguale a oggi. Poi arriva qualcuno dal clan, qualcuno che lo conosce, qualcuno che conosce suo fratello maggiore, o suo cugino, o il suo vicino di casa, o il suo compagno di banco. Qualcuno che sa come si chiama, sa dove abita, sa che sua madre fa fatica ad arrivare a fine mese, e gli fa una proposta. 100 euro al giorno, a volte 200. Per fare cosa? Per stare all'angolo della strada e fischiare quando arriva la polizia, per portare un pacchetto da un palazzo all'altro, per consegnare un messaggio a qualcuno. Niente di pericoloso, gli dicono, niente di difficile, solo un lavoretto, un modo per aiutare la famiglia, un modo per avere finalmente qualche soldo in tasca. 100 euro al giorno, per un ragazzino di 13 anni che non ha mai avuto 10 euro in tasca, è una fortuna. È più di quello che guadagna sua madre in una settimana di lavoro. È abbastanza per comprare le scarpe che i suoi compagni di classe hanno e lui no. È abbastanza per comprare un telefono, per invitare fuori una ragazza, per sentirsi finalmente qualcuno in un mondo che lo ha sempre fatto sentire nessuno. E così dice sì. Che altro può fare? Dire no? A chi? E per cosa? Per continuare a essere povero, per continuare a essere invisibile, per continuare a guardare gli altri e avere quello che lui non avrà mai. Il primo giorno sta all'angolo e fischia quando passa una macchina sospetta. Niente di che. Il secondo giorno porta un pacchetto. Non sa cosa c'è dentro e non chiede. Il terzo giorno ne porta 2. La settimana dopo gli danno un telefono, uno di quelli usa e getta che si possono buttare via. Il mese dopo gli spiegano come funziona una piazza di spaccio, chi fa cosa, dove vanno i soldi, chi comanda. E quando se ne rende conto è già dentro, troppo dentro per uscire. Perché uscire significa rinunciare ai soldi, significa tornare a essere nessuno e soprattutto significa tradire. E chi tradisce a Scampia sa come finisce. Durante la guerra i moschilli non servono solo come vedette e corrieri, servono come soldati. I clan hanno bisogno di manodopera, hanno bisogno di gente disposta a rischiare, a esporsi, a fare il lavoro sporco. E chi meglio di un ragazzino che non capisce cosa sta rischiando? Chi meglio di un 13enne che pensa che la morte sia qualcosa che succede solo nei film, solo agli altri, mai a lui? I muschilli portano armi. I muschilli fanno da palo durante gli agguati. I muschilli a volte sparano. Hanno 13, 14, 15 anni e hanno già le mani sporche di sangue. Hanno l'età in cui dovresti preoccuparti dei compiti in classe e della partita di domenica, e invece devi preoccuparti di non morire. Almeno 3 bambini muoiono durante la faida, forse di più. I loro nomi non sono pubblici. I dati della DIA li proteggono, anche nella morte. La legge sulla privacy tutela le vittime minorenni, e così quei nomi restano chiusi in qualche faldone di qualche tribunale, insieme ai verbali delle autopsie e ai rapporti della scientifica. Ma le loro vite spezzate restano. Restano nelle famiglie distrutte, restano nelle statistiche che nessuno legge, restano nel silenzio di un sistema che li ha usati e poi dimenticati. Nel 2006, l'anno dopo la fine della faida, il Parlamento italiano approva una legge specifica per la protezione dei minori vittime della criminalità organizzata. È una conseguenza diretta di quello che è successo a Secondigliano. È il tentativo di uno Stato che arriva sempre in ritardo e cerca di recuperare il terreno perduto, di proteggere quei ragazzini che nessuno aveva protetto prima. Di dire abbiamo capito, abbiamo sbagliato, non succederà più. Ma per i 200 muschilli della faida, quella legge arriva troppo tardi. 20 anni dopo, alcuni di loro sono in carcere a scontare condanne per reati che hanno commesso quando erano poco più che bambini. Altri
sono morti, uccisi in agguati successivi o consumati dalla droga che avevano imparato a vendere. Altri ancora sono diventati a loro volta reclutatori, perpetuando un ciclo che sembra impossibile da spezzare. E ogni tanto, quando un giornalista va a Scampia a fare un servizio sulla camorra, trova ancora ragazzini agli angoli delle strade, ragazzini che fischiano quando passa la polizia, ragazzini che portano pacchetti da un palazzo all'altro, ragazzini che pensano di essere furbi e che non sanno di essere già condannati. Dicembre 2004. Il mese in cui la guerra smette di essere una faida tra clan e diventa un massacro indiscriminato. Il mese in cui Napoli scopre cosa significa vivere sotto assedio. I morti si accumulano a un ritmo che le cronache faticano a seguire. 1, 2, 3 al giorno, a volte di più. I giornalisti napoletani iniziano a parlare di bollettino di guerra. E non è una metafora, è una descrizione letterale di quello che sta succedendo. Il 3 dicembre un uomo viene ucciso mentre esce da un bar. Il 5 dicembre un altro corpo viene ritrovato nel bagagliaio di un'auto. Il 6 dicembre Dario Scherillo viene ammazzato a Casavatore. Ha 26 anni. Non è un camorrista, non è un affiliato, non è niente. È stato scambiato per qualcun altro. Un errore di persona, un nome confuso. Una vita cancellata perché qualcuno ha guardato male una fotografia. Ma il 7 dicembre 2004 cambia tutto. È la vigilia dell'Immacolata, una delle feste più sentite a Napoli. Le famiglie si preparano per la cena della sera, per le luminarie, per i regali. I bambini sono eccitati, gli adulti sono stanchi ma felici. È un momento di pace, almeno dovrebbe esserlo. Ma quella notte, mentre Napoli dorme, scatta il più grande blitz antimafia della storia recente della città. Oltre 50 ordinanze di custodia cautelare, carabinieri e DIA coordinati in un'operazione che copre l'intero territorio del clan di Lauro. Secondigliano, Scampia, Mugnano, Casavatore. Centinaia di uomini in movimento contemporaneamente. Arieti che sfondano porte, urla, sirene, il rumore degli elicotteri che sorvegliano dall'alto. L'obiettivo è chiaro: decapitare l'organizzazione, arrestare tutti i vertici, fermare la guerra prima che divori quello che resta del quartiere. L'operazione funziona, in parte. Decine di affiliati vengono catturati nelle loro case, nei loro nascondigli, nei loro letti ancora caldi. Boss di medio livello, luogotenenti, soldati semplici. Tutti finiscono in manette, tutti vengono portati via mentre le loro famiglie piangono e urlano. Ma il bersaglio principale sfugge. Quando i carabinieri sfondano la porta dell'appartamento dove, secondo le loro informazioni, dovrebbe trovarsi Cosimo Di Lauro, trovano una casa vuota. Il letto è ancora disfatto, il caffè è ancora sulla moka, ancora tiepido. I vestiti sono ancora nell'armadio, ma del designer Don nessuna traccia. Qualcuno lo ha avvertito, qualcuno nella catena di comando, qualcuno che sapeva, qualcuno che ha tradito. Cosimo è fuggito pochi minuti prima dell'arrivo dei carabinieri, forse pochi secondi. Da quel momento Cosimo Di Lauro è un fantasma, latitante. L'uomo che doveva guidare il clan nella guerra più importante della sua storia è costretto a nascondersi, a spostarsi ogni notte da un appartamento all'altro, a comunicare solo attraverso intermediari fidati, a comandare una guerra senza poterla vedere. E intanto i morti continuano. L'8 dicembre, festa dell'Immacolata, mentre le famiglie napoletane mangiano il capitone e aprono i regali, qualcun altro muore. Il 12 dicembre un altro corpo, il 14 un altro ancora. Il 20 dicembre Vincenzo Iorio viene ucciso a Casavatore. Ha 50 anni. Non era un camorrista, ma suo figlio sì. E nella logica folle di questa guerra, la colpa dei figli ricade sui padri. Il mese di dicembre 2004 si chiude con almeno 10 morti, 10 famiglie distrutte, 10 funerali celebrati in chiese mezze vuote, perché a Secondigliano e Scampia nessuno vuole più farsi vedere in pubblico, nemmeno per dare l'ultimo saluto a un morto. 10 bare che attraversano le strade di quartieri che non hanno più lacrime, che non hanno più preghiere, che hanno solo paura.
Ma il peggio deve ancora venire. Il mese più sanguinoso non è dicembre. Il mese più sanguinoso è quello che sta per arrivare. Gennaio 2005, il mese più violento della faida. Il mese in cui Napoli scopre fino a che punto può spingersi la barbarie umana. Il mese in cui anche chi pensava di aver visto tutto si rende conto che non aveva visto niente. Circa 18 morti in 31 giorni. Fatevi entrare questo numero in testa. 18 persone uccise in un solo mese, in un'area geografica che copre pochi chilometri quadrati. Un omicidio ogni 1,7 giorni, a volte 2 nello stesso giorno, a volte 3. I killer colpiscono in pieno giorno, davanti a testimoni, senza più nemmeno preoccuparsi di nascondersi. Tanto nessuno parla, nessuno ha visto niente, nessuno sa niente. Le modalità sono sempre le stesse. 2 uomini su uno scooter, caschi integrali, pistole calibro 9. Si avvicinano al bersaglio, aprono il fuoco e spariscono nei vicoli prima che qualcuno possa reagire. È un metodo collaudato, efficiente, quasi industriale, una catena di montaggio della morte. Ma non tutti i bersagli sono quelli giusti. Il 24 gennaio 2005, nel primo pomeriggio, un negozio di telefonia in via Napoli a Capodimonte, nella zona nord di Napoli. Il locale si appresta alla chiusura. Dietro il bancone c'è un solo uomo. Attilio Romanò ha 29 anni. È socio e commesso di quel negozio. Non è un affiliato, non è un fiancheggiatore. Non ha niente a che fare con la faida, con i Di Lauro, con gli scissionisti. È semplicemente un giovane imprenditore che si guadagna la vita nel settore della telefonia e dell'informatica, che ha una vita, dei progetti, un futuro che dà per scontato. I killer entrano nel negozio. Stanno cercando il vero bersaglio, Salvatore Luise, cogestore dello stesso negozio e nipote di un boss legato agli scissionisti. Ma Luise non c'è, è già andato via, o forse l'informazione è arrivata troppo tardi. I killer non hanno il tempo di verificare. Vedono una sagoma dietro il bancone e sparano. 5 colpi, ravvicinati. Attilio Romanò cade. 29 anni, incensurato, innocente, morto per uno scambio di persona, per il semplice fatto di trovarsi nel negozio nel momento sbagliato. La Corte d'Assise condannerà l'esecutore materiale all'ergastolo. La questione dei mandanti resterà per anni oggetto di contenzioso giudiziario, con sentenze altalenanti e assoluzioni definitive in Cassazione. Il suo nome si aggiunge alla lista. Gelsomina Verde, Antonio Landieri, Dario Scherillo e adesso Attilio Romanò, vittime innocenti di una guerra che non hanno mai scelto, che non hanno mai combattuto, di cui forse non conoscevano nemmeno i dettagli. Vite cancellate, per errore, per sfortuna, per il semplice fatto di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Le scuole di Scampia e Secondigliano chiudono, non ufficialmente, non con un decreto del provveditore. Chiudono perché i genitori non mandano più i figli a lezione. Troppo pericoloso attraversare la strada per andare a scuola. Troppo pericoloso stare fuori casa dopo le 4 del pomeriggio. Troppo pericoloso vivere normalmente in un quartiere dove la normalità non esiste più. I negozi abbassano le saracinesche, i bar restano vuoti, le pizzerie che una volta erano piene fino a mezzanotte chiudono alle 8 di sera. Gli anziani non escono più a passeggiare, le mamme non portano più i bambini ai giardinetti. Secondigliano e Scampia diventano città fantasma. Strade deserte, finestre chiuse, silenzio interrotto solo dalle sirene delle ambulanze e dalle urla di chi ha appena perso qualcuno. Centinaia di famiglie evacuano spontaneamente. Prendono quello che possono portare, caricano le macchine nel cuore della notte e se ne vanno. Da parenti, in altre città. Al sud, dove magari c'è un nonno che ha una casa vuota. Al nord, dove magari c'è un cugino che può ospitare. Ovunque, purché sia lontano da qui. Le stime parlano di 500, forse 1000 persone che abbandonano le loro case durante i mesi più duri della faida, con il picco proprio a gennaio. Case che resteranno vuote per anni. Interi pianerottoli deserti, condomini che si svuotano piano dopo piano, appartamento dopo appartamento, come se un'epidemia invisibile stesse spazzando via gli abitanti. Non è un'epidemia, è qualcosa di peggio, è la paura.
Una famiglia carica la macchina alle 3 della notte. Valigie, sacchi della spazzatura pieni di vestiti, qualche scatola con le cose che non si possono lasciare. I bambini dormono sul sedile posteriore. I genitori non si guardano negli occhi. Non c'è niente da dire. C'è solo da andare via, il più lontano possibile, il più in fretta possibile. Quella casa in cui hanno vissuto per 20 anni, in cui sono nati i loro figli, in cui pensavano di invecchiare, quella casa non la rivedranno mai più. È una migrazione silenziosa, non fa notizie sui giornali nazionali, non interessa ai politici di Roma. È la fuga disperata di gente comune che vuole solo sopravvivere, che vuole solo dare ai propri figli una possibilità, che vuole solo svegliarsi la mattina senza la paura di morire. All'ospedale Cardarelli, il più grande pronto soccorso di Napoli, i medici lavorano turni doppi. I reparti di urgenza registrano un picco di ingressi che non si vedeva da anni. Ferite da arma da fuoco, traumi da agguati, corpi giovani squarciati dai proiettili. Nel corso della faida, oltre 50 persone finiranno in ospedale per ferite non mortali. 50 sopravvissuti che porteranno per sempre i segni di quella guerra addosso. I medici operano, suturano, stabilizzano, poi fanno le domande di rito. Come è successo? Chi è stato? E i pazienti non rispondono. Girano la testa dall'altra parte, chiudono gli occhi. Non hanno visto niente, non sanno niente, non diranno niente. Anche sul lettino di un ospedale, con le flebo attaccate e il sangue ancora sui vestiti, l'omertà viene prima di tutto, prima della giustizia, prima della verità, prima della propria vita. E mentre le famiglie fuggono, mentre le strade si svuotano, mentre il quartiere muore lentamente, mentre gli ospedali si riempiono di corpi feriti che nessuno vuole vedere, la guerra continua. I killer continuano a colpire, i clan continuano a combattere, il sangue continua a scorrere. Gennaio 2005 non è la fine, è solo il culmine, la vetta di una montagna di morti che continuerà a crescere ancora per mesi. E nessuno, proprio nessuno, sembra in grado di fermare questa follia. Per capire come si combatte una guerra di camorra, bisogna capire chi sono i generali, chi dà gli ordini, chi decide chi vive e chi muore, chi muove le pedine su una scacchiera fatta di vicoli, piazze di spaccio e cimiteri. Da una parte c'è Cosimo Di Lauro, 30 anni, figlio del boss più potente della Campania, cresciuto nel lusso mentre i suoi coetanei a Scampia crescevano nella miseria, educato nelle migliori scuole private, vestito dai migliori sarti di Napoli, abituato a ottenere tutto quello che voleva. Lo chiamano il designer Don, perché si presenta agli incontri di affari con abiti firmati, cravatte di seta, scarpe fatte a mano. Sembra più un manager di una multinazionale che il figlio di un boss della camorra. Cosimo è intelligente, su questo nessuno ha mai avuto dubbi. È colto, articolato, capace di ragionare in termini strategici, legge libri di economia aziendale, parla di efficienza, di ottimizzazione, di margini di profitto. Guarda al clan di suo padre come a un'azienda da modernizzare, da portare nel XXI secolo. Ma Cosimo non ha quello che suo padre aveva. Non ha l'autorità naturale che si guadagna solo in un modo, sulla strada, negli anni. Non ha il rispetto che nasce dalla paura e dalla lealtà conquistata. Non ha quello sguardo che Paolo Di Lauro aveva, quello sguardo che faceva abbassare gli occhi a chiunque lo incrociasse. Cosimo comanda, ma nessuno lo segue per convinzione. Lo seguono per abitudine, perché è il figlio del capo. Lo seguono per interesse, perché sperano di guadagnarci qualcosa. Lo seguono finché non trovano qualcuno di meglio da seguire. E quando arriva la tempesta, quando la guerra esplode, quell'obbedienza fragile si sgretola come sabbia. Dall'altra parte c'è Raffaele Amato. 39 anni, veterano di Secondigliano. Uno che si è fatto le ossa sulla strada quando Cosimo ancora andava a scuola. Uno che ha iniziato dal basso, come vedetta, come corriere, come spacciatore al dettaglio, e si è fatto strada fino a diventare uno dei boss più importanti del territorio. Lo chiamano O-Boss, il boss, come se fosse l'unico che conta. E forse, per chi lo segue, lo è davvero. Raffaele Amato controllava le piazze di spaccio più redditizie di Secondigliano. Guadagnava 50.000, 100.000 euro al mese.
Era un imprenditore criminale di successo, uno che aveva costruito la sua fortuna con le sue mani, con il suo coraggio, con il suo sangue freddo. E poi è arrivato Cosimo, con la sua riforma dei salari fissi, e gli ha detto: da oggi non sei più un imprenditore, da oggi sei un dipendente, da oggi ti pago uno stipendio e quello che guadagni in più non è tuo, è del clan. Amato non l'ha accettato. Non poteva accettarlo. 20 anni di lavoro, 20 anni di rischi, 20 anni di carcere sfiorato e pallottole schivate. Tutto cancellato da un ragazzino ricco che non si è mai sporcato le mani? No, questo no. E così Amato si ribella. Si porta dietro chi la pensa come lui, tutti i veterani che si sentono traditi, tutti i boss delle piazze che non vogliono diventare impiegati, e scatena l'inferno. Al fianco di Amato c'è Cesare Pagano. Lo chiamano Carlito, come il personaggio del film con Al Pacino, quello del gangster che vuole uscire dal giro ma non ci riesce mai. Pagano è il tattico della scissione, quello che pianifica le operazioni, quello che studia il territorio, identifica i bersagli, calcola i rischi. Se Amato è il capo politico della rivolta, Pagano è il capo militare, ritenuto dagli inquirenti il cervello degli agguati degli scissionisti. E poi c'è Gennaro Marino, detto McKay. L'esecutore, lo specialista, quello che trasforma gli ordini in cadaveri. McKay non parla molto, non ha bisogno di parlare, il suo lavoro parla per lui. Quando McKay riceve un nome, quel nome diventa un morto. È brutale, efficiente, privo di qualsiasi remora morale. È l'arma perfetta in una guerra senza regole. La strategia degli scissionisti è semplice e brutale: colpire il clan di Lauro dove fa male, eliminare i luotenenti più capaci, terrorizzare i soldati semplici, bruciare le piazze di spaccio, far capire a tutti che chi sta con Cosimo è un uomo morto. È una strategia di logoramento, di terrore, di annientamento sistematico. La strategia di Cosimo, dall'altra parte, è difensiva: resistere, proteggere quello che resta del territorio, rispondere colpo su colpo, aspettare che suo padre, da qualche parte, nella sua latitanza invisibile, trovi una soluzione. Ma Paolo Di Lauro non può trovare nessuna soluzione. È latitante dal 2002, nascosto chissà dove, in qualche appartamento segreto protetto da una rete di fedelissimi. Comunica con il mondo esterno attraverso messaggi scritti a mano, portati da corrieri fidati che non usano mai lo stesso percorso 2 volte. Non può telefonare, perché i telefoni sono intercettati. Non può muoversi, perché ogni suo movimento potrebbe essere seguito. Non può farsi vedere, perché ogni suo avvistamento potrebbe significare l'arresto. Paolo può solo aspettare e guardare da lontano mentre suo figlio perde tutto quello che lui aveva costruito in 30 anni di lavoro paziente e invisibile. La guerra, in fondo, è già decisa prima ancora di cominciare. Cosimo non ha l'esperienza per vincerla, non ha il rispetto necessario per tenere uniti i suoi uomini, non ha la freddezza per prendere le decisioni difficili. Amato, invece, ha la determinazione di chi non ha niente da perdere. Ha la rabbia di chi si sente tradito, ha l'intelligenza di chi conosce il territorio come le sue tasche. E nel mezzo, tra queste 2 forze che si scontrano, 70 persone muoiono, 70 vite cancellate, 70 famiglie distrutte, 70 storie che non finiranno mai di essere raccontate. – 21 gennaio 2005. Una notte fredda a Napoli. Il quartiere di Secondigliano è immerso nel silenzio. Quel tipo di silenzio che non è pace, ma paura. Il silenzio di chi ha imparato a non uscire, a non parlare, a non farsi notare. 45 giorni in fuga, 45 giorni a spostarsi da un appartamento all'altro, sempre di notte, sempre con la scorta di uomini fidati che controllano ogni angolo prima di farlo muovere. 45 giorni a dormire in letti diversi, a mangiare quello che gli portano, a non uscire mai alla luce del sole. 45 giorni da animale braccato. La rete di protezione che lo ha tenuto nascosto si è assottigliata giorno dopo giorno. Troppi arresti nel blitz dell'Immacolata, troppi tradimenti da parte di chi pensava amico,
Troppa paura, che ha trasformato gli alleati in potenziali delatori. Gli uomini che avrebbero dovuto proteggerlo hanno iniziato a pensare a se stessi. Alcuni sono fuggiti in altre regioni, altri hanno fatto trapelare informazioni in cambio di sconti di pena o promesse di protezione. La lealtà, a Secondigliano, dura finché conviene. E così, la notte del 21 gennaio, i carabinieri sanno esattamente dove trovare il designer Don. L'operazione è rapida, chirurgica, silenziosa. Una squadra del nucleo investigativo circonda un palazzo di Secondigliano. 12 uomini in assetto antisommossa, giubbotti antiproiettile, caschi, armi in pugno. Si muovono senza fare rumore, comunicando a gesti, posizionandosi agli ingressi. Salgono le scale. Secondo piano. Una porta come tante. La sfondano con un ariete. Un colpo, 2, 3. La serratura cede. Dentro, seduto su un divano del salotto, c'è Cosimo Di Lauro. Non oppone resistenza, non prova a scappare, non alza la voce, non dice una parola. Si limita a guardare i carabinieri che entrano con lo sguardo di chi sapeva che questo momento sarebbe arrivato. Lo sguardo di chi ha già accettato la sconfitta. Le immagini del suo arresto faranno il giro del mondo. Cosimo Di Lauro in manette, scortato fuori dal palazzo tra 2 file di carabinieri. Il viso impassibile, quasi aristocratico. Gli occhi che non tradiscono emozione. L'abbigliamento elegante anche in quel momento, anche nel momento della fine. Sembra più un manager che torna stanco da un viaggio d'affari che un boss della camorra appena catturato nel suo nascondiglio. Ma dietro quell'apparenza di controllo c'è la fine di tutto, la fine del suo potere, la fine del suo regno breve e sanguinoso, la fine del sogno di modernizzare un impero che non voleva essere modernizzato, che non poteva essere modernizzato, che era destinato a crollare nel momento stesso in cui qualcuno provava a cambiarlo. Cosimo Di Lauro verrà condannato a 15 anni di carcere nel 2008, ma quello è solo l'inizio. In un successivo processo, per l'omicidio di altri affiliati, la sua pena salirà all'ergastolo. Non uscirà mai più. Morirà in carcere nel carcere di Opera, vicino Milano, nel giugno del 2022. Aveva 48 anni. Aveva passato più della metà della sua vita adulta dietro le sbarre. Ma nel gennaio del 2005, mentre lo portano via dal quartiere che avrebbe dovuto governare, nessuno pensa ancora al futuro. Nessuno pensa a cosa succederà tra 10-20 anni. Tutti pensano solo a una cosa. La domanda che attraversa Secondigliano come un sussurro, da finestra a finestra, da vicolo a vicolo. Chi comanda adesso? È la domanda che attraversa Secondigliano come un sussurro, e la risposta che arriva nei mesi successivi cambierà tutto. Se questo lavoro vi sta dando qualcosa, iscrivetevi per supportare questo progetto di divulgazione indipendente. È l'unico modo in cui Anime Oscure può continuare a esistere. Perché quello che viene dopo è peggio. Con Cosimo in carcere, la guerra non si ferma, accelera. I mesi tra febbraio e aprile del 2005 sono un massacro continuato. 50 morti in 90 giorni, una media che supera anche il terribile gennaio. Una violenza che non ha più strategia, non ha più logica, non ha più senso. È puro caos, è l'anarchia criminale nella sua forma più brutale. Il clan Di Lauro è allo sbando. Con Cosimo arrestato e Paolo ancora latitante, nessuno sa chi comanda davvero. I luogotenenti si guardano con sospetto. Ognuno pensa che l'altro possa tradirlo, venderlo ai carabinieri, passare dall'altra parte. Ognuno cerca di proteggere il proprio pezzetto di territorio, la propria piazza, i propri affari, senza sapere se avrà ancora qualcosa da proteggere domani. I figli di Paolo, quelli che nessuno ha mai visto, quelli che sono sempre rimasti nell'ombra, provano a prendere le redini, ma non hanno né l'esperienza né l'autorità del padre. I documenti su di loro sono classificati, le sentenze che li riguardano sono parzialmente secretate.
Sappiamo che esistono, sappiamo che hanno provato a fare qualcosa, ma cosa esattamente resta un mistero. Gli scissionisti, dal canto loro, sentono la vittoria vicina. Amato coordina tutto dalla Costa del Sol spagnola, dove si è rifugiato fin dall'inizio della crisi. Sta in una villa con vista sul mare, protetto da una rete di complici locali, mentre a Napoli i suoi uomini combattono e muoiono. È un comandante a distanza, un generale che non vede il campo di battaglia, ma è un generale che sta vincendo. Pagano e Mackay eseguono sul campo. Colpiscono senza sosta, senza pietà, senza fermarsi nemmeno per riprendere fiato. Ogni giorno un nuovo bersaglio, ogni settimana un nuovo equilibrio di potere che si sposta a loro favore. Ogni mese una fetta più grande di territorio che passa sotto il loro controllo. Ma la violenza genera violenza e a un certo punto nemmeno gli scissionisti riescono più a controllare quello che hanno scatenato. La scissione si scinde. Gruppi minori si ribellano ai nuovi padroni, reclamando autonomia. Alleanze si spezzano, vecchi amici diventano nemici. Il territorio che una volta era controllato da un solo clan, il clan di Lauro, si frammenta in decine di microorganizzazioni, ognuna in guerra con le altre, ognuna convinta di avere il diritto di comandare. È l'anarchia criminale, la peggiore forma possibile di criminalità organizzata. Perché quando un'organizzazione forte controlla un territorio, c'è almeno un ordine malvagio, certo, un ordine basato sulla paura e sulla violenza, ma un ordine. Ci sono regole, ci sono limiti, ci sono cose che si fanno e cose che non si fanno. Ma quando nessuno comanda, quando il potere è frammentato in 1000 schegge impazzite, allora non ci sono più regole. Tutti combattono contro tutti, tutti sparano a tutti e tutti muoiono. A Roma, finalmente, qualcuno si accorge che Napoli sta bruciando. La direzione investigativa antimafia, il corpo d'élite creato per combattere le mafie italiane, viene mobilitata in forze. È la risposta dello Stato a una guerra che ha superato ogni limite. Una risposta che arriva tardi, troppo tardi, per salvare le 70 vite già perdute, ma che arriva. L'operazione ha un obiettivo chiaro: fermare la guerra, arrestare tutti quelli che possono essere arrestati, sequestrare tutto quello che può essere sequestrato, smantellare quello che resta delle organizzazioni in conflitto. Tra febbraio e agosto del 2005, la DIA conduce la più grande operazione antimafia della storia della Campania. I numeri sono impressionanti, quasi incredibili. Oltre 150 arresti. Boss, luogotenenti, soldati semplici, fiancheggiatori. Chiunque abbia avuto un ruolo nella guerra, chiunque abbia partecipato anche solo marginalmente, finisce in manette. Le carceri campane si riempiono fino all'inverosimile. Sequestri per un valore stimato tra i 200 e i 300 milioni di euro. Conti correnti bloccati, proprietà immobiliari confiscate, attività commerciali sigillate. L'impero economico del clan di Lauro, quello che Paolo aveva costruito in 30 anni, viene smontato pezzo per pezzo. Centinaia di armi recuperate, fucili d'assalto, pistole automatiche, granate, esplosivo, un arsenale da piccolo esercito, accumulato negli anni per prepararsi a una guerra che tutti sapevano sarebbe arrivata prima o poi. Ma la DIA non si limita agli arresti e ai sequestri. Cerca i latitanti, quelli che hanno scatenato la guerra e poi si sono nascosti. Quelli che hanno dato gli ordini mentre altri morivano al loro posto. Raffaele Amato è in Spagna, sulla Costa del Sol, nascosto in qualche villa tra Marbella ed Estepona. È protetto da una rete di complici locali, da soldi che comprano silenzi e complicità, da un sistema che lo Stato italiano impiegherà anni a smantellare. La sua cattura arriverà, ma non adesso, non nel 2005. Cesare Pagano è da qualche parte, probabilmente ancora in Italia, forse a Napoli stessa, nascosto in qualche appartamento sicuro. Anche lui verrà preso, l'8 luglio 2010, ma ci vorranno 5 anni.
Gennaro Marino, McKay, è sparito nel nulla. Nessuno sa esattamente dove sia finito. Alcuni dicono che sia morto, ucciso in qualche regolamento di conti mai venuto alla luce. Altri dicono che sia fuggito all'estero. La verità è che McKay verrà arrestato, processato, condannato. La condanna. Fine pena previsto per il 2077. Ma c'è un latitante che la DIA vuole più di tutti gli altri. Quello che ha iniziato tutto. Quello che ha costruito l'impero che ora sta crollando. Quello che nessuno è riuscito a catturare per 3 anni, nonostante centinaia di uomini impiegati a cercarlo, nonostante milioni di euro spesi in operazioni. Paolo Di Lauro, il boss invisibile, l'uomo senza volto, il fantasma di Secondigliano. Le indagini si stringono mese dopo mese, i pentiti parlano, rivelando dettagli che prima nessuno conosceva. Le intercettazioni captano frammenti di conversazioni che disegnano una mappa sempre più precisa. La rete di protezione, che ha tenuto Paolo nascosto per 3 anni, inizia a mostrare le prime crepe. Troppi arresti, troppa pressione, troppa paura. Chi lo proteggeva inizia a chiedersi se valga ancora la pena rischiare. Chi custodiva i suoi segreti inizia a pensare che forse, tradendo, potrebbe salvarsi. E poi, finalmente, arriva la soffiata giusta. «16 settembre 2005. L'alba sta per spuntare su Napoli, ma nel quartiere di Secondigliano è ancora buio. Un vicolo stretto, nel cuore del territorio che Paolo Di Lauro ha governato per 30 anni. Via Canonico Stornaiuolo. Un furgone dei carabinieri si ferma all'angolo della strada senza fare rumore. Ne scendono 12 uomini in tenuta antisommossa, giubbotti antiproiettile, caschi, fucili d'assalto. Si muovono nel buio come ombre, comunicando solo con gesti delle mani, posizionandosi con la precisione di chi ha provato questa operazione decine di volte. Hanno aspettato questo momento per 3 anni. 3 anni di intercettazioni telefoniche e ambientali, 3 anni di pedinamenti che non portavano a niente, 3 anni di soffiate che si rivelavano false, di blitz che andavano a vuoto, di porte sfondate dietro le quali non c'era nessuno. Ma stanotte è diverso. Stanotte l'informatore è affidabile. Stanotte sanno esattamente dove si trova Paolo Di Lauro. Stanotte lo prenderanno. L'appartamento è al secondo piano di un palazzo popolare, un edificio come tanti in questo quartiere. Muri scrostati, finestre con le inferriate, un portone che non chiude bene. Niente che faccia pensare al nascondiglio del boss più ricercato d'Italia. I carabinieri salgono le scale in silenzio, si fermano davanti a una porta blindata, ma non abbastanza da resistere a quello che stanno per fare. L'ariete colpisce una volta, 2, 3. La serratura cede, il legno si spacca. I carabinieri entrano urlando, come sempre. «Fermo! Carabinieri! Tutti a terra!» È il protocollo. È quello che si fa. È quello che hanno fatto migliaia di volte in migliaia di altre operazioni. Ma questa volta è diverso. Questa volta il bersaglio non scappa, non urla, non si difende. L'appartamento è piccolo, 60 metri quadri al massimo. Un ingresso, un soggiorno, una cucina, una camera da letto, un bagno. Mobili anonimi, quei mobili che si comprano ai grandi magazzini e si dimenticano il giorno dopo. Tende scure alle finestre. Niente di lussuoso, niente che faccia pensare alla casa di uno degli uomini più ricchi d'Italia, niente che faccia pensare al cuore di un impero che ha movimentato miliardi di euro. Nella camera da letto, seduto sul bordo del letto singolo, in pigiama, c'è un uomo di 52 anni, capelli grigi, tagliati corti, viso segnato dalle rughe, occhi stanchi, rassegnati. Non si muove quando i carabinieri entrano, non cerca di scappare, non alza nemmeno le mani. Guarda gli uomini in divisa che gli puntano le armi addosso con lo sguardo di chi sapeva che questo momento sarebbe arrivato, prima o poi, preferibilmente poi, ma sapeva. È Paolo Di Lauro, il boss invisibile.
L'uomo che per 20 anni ha comandato un impero criminale senza mai farsi fotografare. L'uomo che ha ordinato centinaia di operazioni, forse migliaia, senza mai alzare la voce. L'uomo che ha fatto dell'invisibilità un'arte e del silenzio una religione. L'uomo che ha costruito tutto quello che ora sta crollando. Eccolo, in pigiama, su un letto singolo, in un appartamento di periferia, solo. Il capitano che guida l'operazione lo riconosce dalle vecchie foto segnaletiche, le uniche immagini che esistono di Paolo Di Lauro. Foto scattate 20 anni prima, durante un arresto minore negli anni '80, quando nessuno sapeva ancora chi fosse questo signore dall'aria mite. Ma i tratti del viso sono quelli, gli occhi sono quelli. È lui. Paolo Di Lauro. Lei è in arresto. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Ha il diritto a un avvocato. Di Lauro non risponde, non dice una parola. Resta seduto sul letto per qualche secondo, come se volesse memorizzare quest'ultima immagine di libertà. Poi si alza lentamente, con la calma di chi ha già accettato il suo destino. Si lascia mettere le manette ai polsi senza opporre la minima resistenza. Segue i carabinieri fuori dalla camera, giù per il corridoio, giù per le scale, verso il furgone che lo aspetta nella strada. Fuori il quartiere si sta svegliando. Qualche finestra si è accesa, qualcuno ha sentito i rumori, le urla, il trabusto. Qualcuno si affaccia con cautela, nascosto dietro una tenda, cercando di capire cosa sta succedendo, senza farsi vedere. La voce si sparge in pochi minuti. Prima un sussurro tra vicini, poi un messaggio tra amici, poi un'onda che attraversa tutto Secondigliano e arriva fino a Scampia. Hanno preso Paolo, hanno preso Ciruzzo Milionario. Hanno preso il boss. Le reazioni sono contrastanti, come sempre in questi casi. Alcuni piangono. Per loro Paolo Di Lauro non era un criminale. Era l'uomo che dava lavoro ai loro figli, quando nessun altro li assumeva. L'uomo che pagava le bollette alle famiglie in difficoltà. L'uomo che organizzava le feste di quartiere, che regalava i giocattoli ai bambini a Natale, che manteneva una parvenza di ordine in un luogo che lo Stato aveva abbandonato. Con lui in carcere, chi si occuperà di noi? È la domanda che molti si fanno, e non è retorica, è una domanda vera, disperata, che racconta meglio di 1000 analisi cosa significa vivere in certi quartieri. Altri esultano, ma in silenzio. Dentro le loro case, con le persiane chiuse. Non si può gioire apertamente per l'arresto di un boss, non a Secondigliano, non se vuoi continuare a vivere in questo quartiere, non se vuoi che i tuoi figli crescano senza problemi. E così la gioia resta nascosta, repressa, confessata solo in segreto alle persone più fidate. Il furgone dei carabinieri parte, attraversa le strade del quartiere, quelle strade che Paolo Di Lauro ha governato per 30 anni. Imbocca la tangenziale, si dirige verso la questura, verso l'interrogatorio, verso l'inizio di una vita dietro le sbarre. Paolo guarda fuori dal finestrino, vede passare i palazzi, le piazze, i vicoli che conosce uno per uno, vede il territorio che sta lasciando per sempre, vede il mondo che non vedrà mai più. Alla questura l'interrogatorio dura ore, ma Paolo Di Lauro non parla. Non risponde alle domande degli inquirenti, non conferma né smentisce niente di quello che gli viene contestato. È un muro di silenzio. Un professionista dell'omertà che sa che ogni parola può essere usata contro di lui, contro i suoi figli, contro quello che resta della sua organizzazione. Gli leggono i capi di imputazione: associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, concorso in omicidio plurimo, estorsione, riciclaggio, corruzione. La lista è lunga. Le pene previste sono 3 ergastoli. Di Lauro ascolta senza reagire, firma il verbale senza leggerlo. Non gli importa più. Paolo Di Lauro verrà trasferito al carcere di massima sicurezza, regime del 41 bis, il più duro previsto dall'ordinamento italiano. Isolamento totale, 1 ora d'aria al giorno, nessun contatto con altri detenuti. Colloqui con i familiari solo attraverso un vetro blindato, solo alla presenza di guardie che registrano ogni parola. Non uscirà mai più,
Le sue condanne si accumuleranno una sull'altra, processo dopo processo, 3 ergastoli e poi altri processi, altre condanne. Paolo Di Lauro morirà in carcere, come il destino che lui stesso aveva imposto a centinaia di suoi nemici. Quando la polvere si posa, quando l'ultimo sparo si è spento, quando gli ultimi arresti sono stati fatti, è il momento di contare. 70 morti in poco meno di un anno. È il numero ufficiale, quello che compare nei rapporti della DIA, quello citato nelle sentenze dei tribunali. Ma alcune fonti investigative ipotizzano che siano di più, forse 80, forse 90. Alcuni corpi non sono mai stati trovati, alcuni nomi non sono mai stati registrati, alcuni morti sono stati classificati come altro, incidenti, suicidi, scomparse, per non far salire troppo le statistiche. Di questi 70, 55 erano affiliati ai clan, uomini che avevano scelto quella vita, che conoscevano i rischi, che accettavano le regole del gioco, uomini che avevano ucciso e che sapevano di poter essere uccisi. Ma almeno una decina erano innocenti, civili che non avevano fatto niente, che non avevano scelto niente, che erano semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Circa il 15% del totale. Gelsomina Verde, Antonio Landieri, Dario Schierillo, Attilio Romanò e altri i cui nomi non sono mai comparsi sui giornali, perché la loro morte era meno fotogenica, meno raccontabile, meno utile a fare un titolo. Centinaia di bambini reclutati come soldati, centinaia di ragazzini tra i 12 e i 15 anni. Almeno 3 di loro sono morti, forse di più. Gli altri hanno perso l'infanzia, hanno perso l'innocenza, hanno perso qualsiasi possibilità di una vita normale. Circa 500 armi sequestrate, tra 200 e 300 milioni di euro confiscati, oltre 150 arresti. Un territorio che prima della guerra era controllato al 70-80% dal clan Di Lauro, ridotto a una frammentazione di oltre 40 gruppi criminali in conflitto tra loro. Un'egemonia costruita in 30 anni, distrutta in 10 mesi. Centinaia di famiglie sfollate, migliaia di vite distrutte. Un trauma collettivo che segnerà Scampia e Secondigliano per generazioni, che si trasmetterà dai padri ai figli, che diventerà parte dell'identità di un quartiere. E i responsabili? Cosa è successo a chi ha scatenato tutto questo? Cosimo Di Lauro, condannato all'ergastolo, morto in carcere nel giugno del 2022, nel carcere di Opera, vicino Milano. Aveva 48 anni. Paolo Di Lauro, 3 ergastoli, ancora detenuto al momento della realizzazione di questo documentario. Non uscirà mai. Raffaele Amato, arrestato una prima volta nel febbraio 2005 a Barcellona, scarcerato nel 2006, latitante fino al maggio 2009, quando fu definitivamente catturato a Marbella. Cesare Pagano, latitante fino al 7 luglio 2010, condannato, attualmente detenuto. Gennaro Marino, detto McKay, arrestato nel 2004, pochi mesi dopo l'inizio della faida. Condannato per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, omicidio. Fine pena previsto per il 2077. Avrà quasi 100 anni, se mai arriverà a uscire. La faida di Secondigliano è finita, ma le sue conseguenze no. Le sue conseguenze sono ancora qui, nelle strade che non si sono mai riprese, nelle famiglie che portano ancora il lutto, nei ragazzini che ancora oggi vengono reclutati come muschilli, perché niente è davvero cambiato. La storia che vi abbiamo raccontato è finita, ma non è completa, perché dopo la guerra viene la pace, e dopo la pace vengono i conti, e dopo i conti viene il giudizio. Nel prossimo episodio di questa serie vi racconteremo cosa è successo dopo. Le latitanze di Raffaele Amato e Cesare Pagano. 5 anni di fuga attraverso l'Europa, dalla Spagna alla Francia, dalla Francia all'Italia. Sempre un passo avanti ai carabinieri, sempre protetti da reti di complici, sempre convinti di poterla fare franca. Vi racconteremo delle catture,
del momento in cui anche i boss più astuti finiscono in manette, del prezzo che hanno pagato per la loro arroganza. Vi racconteremo dei processi, delle aule di tribunale piene di avvocati, giudici, testimoni, delle testimonianze dei pentiti che hanno svelato dall'interno i segreti della faida, di Gennaro Notturno, il collaboratore di giustizia che ha confessato 35 omicidi e ha ricostruito, uno per uno, i meccanismi della macchina della morte, di Pasquale Riccio, che era presente quella mattina del 28 ottobre in via Cupa dell'Arco, che ha visto tutto, che ha raccontato tutto. Vi racconteremo delle sentenze, degli appelli, delle cassazioni, delle condanne definitive che hanno chiuso, almeno sul piano giudiziario, questa pagina nera della storia italiana. E vi racconteremo cosa è successo a Scampia e Secondigliano dopo, come il territorio si è frammentato in decine di gruppi in guerra, come sono nate nuove alleanze e nuove faide, come la seconda faida del 2011 ha riaperto ferite che non si erano mai veramente chiuse. Perché la storia della camorra non finisce mai. Si trasforma, si evolve, cambia protagonisti, cambia scenari, cambia metodi, ma non finisce. Come un'idra a cui tagli una testa e ne crescono due, come un virus che muta per resistere agli anticorpi, come una maledizione che si tramanda di generazione in generazione. L'unica cosa che possiamo fare è raccontarla, documentarla, preservare la memoria di quello che è successo, perché chi non conosce la storia è condannato a ripeterla, e perché le vittime, tutte le vittime, meritano di essere ricordate. Gelsomina Verde, Antonio Landieri, Dario Schirillo e tutti gli altri, tutti quelli i cui nomi non conosciamo, tutti quelli che sono stati dimenticati. Nomi che non devono scomparire, storie che non devono essere sepolte, vite che meritano di essere onorate. Se questo episodio vi ha colpito, se pensate che queste storie meritino di essere raccontate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Nel prossimo episodio, le latitanze e i processi, vi porteremo dentro le aule dei tribunali, nei nascondigli dei boss in fuga, nelle stanze dove si è deciso il destino di chi ha scatenato questa guerra. Lasciate un commento, diteci cosa ne pensate, diteci se ci sono storie che vorreste che raccontassimo, diteci se abbiamo dimenticato qualcosa, se abbiamo sbagliato qualcosa. Anime Oscure esiste grazie a voi, cresce grazie a voi, migliora grazie a voi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Alex Neri, questo è Anime Oscure.